Ciao amici, oggi vi parlo della Fuji GFX 100S. Sì, lo so, non è l'ultima arrivata perché esiste già presentata recentemente una 100S2, ma anche una 100 e una 102 con un mirino stratosferico allo stato dell'arte. Però questa è una camera che proprio perché non è la più giovane comincia a diventare interessante, soprattutto se riuscite a trovarla nel mercato dell'usato. Vi confesso che ero un po' prevenuto su questa fotocamera perché comunque conoscendo ed utilizzando da tempo la 50, un sensore da 100 megapixel, per quanto collaudato, intendiamoci, perché è il sensore Sony, quello BSI, con l'elettronica posta dietro, ma mi dicevo, ma 100 megapixel sono davvero tanti. E invece andiamo a vedere com'è andata. La Fuji GFX 100S è la sorella economica della 100. Perché? Perché è un po' più piccola, compatta, ma condivide la stessa tecnologia. Ma a questo punto ben venga anche la compattezza, perché pensate, si perde mezzo chilo nella dieta dimagrante. Ma non solo, l'ingegneristica della Fuji per ridimensionare e rendere più compatta ha persino, e paradossalmente, migliorato la stabilizzazione su questa camera, che risulta ancora più performante che su quella più costosa. La GFX 100S rappresenta un po' la nuova scuola della GFX. Come vedete, lo chassis è quello tipico della 50R, delle 100 e così via. Il menu è integrato e non si può staccare, come avveniva invece sulla 50S, che era il primo modello della serie medio formato. Una camera sulla quale rispetto ad altri modelli sono sparite le ghiere che erano qui, ma c'è un display molto chiaro. Tra l'altro è un display che io trovo molto utile per il fatto che personalizzandolo con questi tasti si può cambiare e avere quindi sotto controllo tutta la serie dei dati, oppure l'istogramma, oppure le ghiere simulate proprio come se fossero, vedete, le ghiere, oppure posso avere l'istogramma, che in questo caso non vedete perché c'è il tappo, oppure tutti i dati dei valori della camera come fosse il mio quick menu. Il menu è un menu classico Fuji. Se avete una GF con la quale state lavorando vi troverete senz'altro bene. Con questo tasto posto a fianco al mirino posso selezionare se vedere solo qui, là, eccetera. Eccolo qua, mantenuto sulla spalletta il tasto del quick menu, ed è un modo veramente utile di andarlo a trovare, perché su tutte le camere della serie GFX lo trovo qua, so che è qua e lo riconosco subito perché vedete questa spalletta e c'è un po' in tutte le camere, il pollice ha un incavo che riconosce immediatamente. E allora bene, ma soprattutto finalmente è migliorata questa ghiera che su altri modelli era a filo della spalletta e quindi il pollice non riusciva a manovrare a dovere, ed è anche una ghiera multifunzione perché premendo, ad esempio, io gli ho assegnato l'ingrandimento e quindi funziona così, ma la macchina è tutta customizzabile. Molto valido questo menu di cui vi parlavo, molto veloce anche da muovere. Mi spiace d'aver perso quel comando con le 4 alette che c'è su altri modelli, perché comunque è comodo il joystick, che finalmente è un pochettino aumentato di dimensioni, questo ci aiuta molto, semplici da trovare anche per il pollice, questi comandi che sono tutti verticali e tutti in linea. Funziona molto bene, vi dicevo, si può cambiare, come vedete, rapidamente l'impostazione, ci sono i comandi principali che sui quali noi possiamo andare ad operare ed intervenire. Comando come su molte Fuji still o movie, cioè video oppure fotografia, vabbè, lo troviamo qua su un pulsante dedicato. Abbiamo invece una ghiera sul top della camera che è quella che ci dice le modalità con le quali vogliamo operare. Bello il mirino, un mirino che comunque non è più bello di altri che hanno più o meno gli stessi pixel, però è un bel mirino, sono più belli i colori, è un po' più brillante, insomma invoglia un po' di più a fotografare. Un'altra annotazione invece riguarda proprio il display. Il display, come su tutte queste camere, è di tipo, vedete, posso
tiltarlo così, come per esempio sulle Sony, posso estrarlo, ma posso attraverso questo comando anche muoverlo in questa maniera, e allora diventa abbastanza versatile. Non è un mirino che funziona a 360 gradi, un display che funziona a 360 gradi, però negli scatti verticali, quelli dove appoggio la camera magari vicino al soggetto proprio prossimo, e non posso chinarmi io perché non ho più voglia di mettere i miei muscoli alla prova, mi torna utile assolutamente. Qui abbiamo il comparto per le schede, sono 2 schede, eccole qua, ancora comunque su questo tipo di camera 2 schede SD. Effettivamente, ve l'ho detto, una CF poteva starci perché 100 megapixel sono tanti. Dall'altra parte abbiamo qua le prese con tutti gli altri ingressi, quelli soliti delle fotocamere, e qua abbiamo questo fatidico comando, una presa di tipo C per caricare la macchina, la presa Synchro Flash. È un vero peccato dover tenere ferma la macchina. Invece sotto abbiamo una batteria che finalmente è una batteria degna di questo nome, e la GFX 100S ha una buona autonomia. Attenzione ad una cosa però, ha una buona autonomia la batteria, ma ho scoperto proprio in questi ultimi giorni che facevo il test, e sono giornate abbastanza calde, prossime ai 30 gradi, che la camera scalda. Più di qualche volta mi è comparso il segnale del termometro, occhio che si sta surriscaldando. Non vi ho parlato dell'autofocus, finalmente arriva qualcosa degno di questo nome. Un autofocus più veloce, più reattivo, non è certo ai livelli delle top reflex, se le scorda assolutamente, però almeno se devo inquadrare lo fa, va a segno con gli obiettivi, tra l'altro degli F4, che generalmente sono quelli che equipaggiano un po' questo tipo di camere, cioè quelli buoni. Non c'è nessunissimo problema anche in condizioni di luce insomma precaria. Chiaro, bisogna andarle un po' dietro, non è una fotocamera per l'inseguimento. Comunque anche l'inseguimento e il riconoscimento funziona bene e i video sono in 4K. A bordo di questa Fuji ritroviamo un po' la stessa tipologia, e questo fa piacere a chi utilizza già gli altri modelli. Ad esempio i filtri in camera, che sono nient'altro che le simulazioni delle varie pellicole, e comunque magari quella sul colore la utilizzo pochino, ma sul bianco e nero mi serve invece per previsualizzare quello che potrebbe essere una stampa, tanto più che poi il RAW si mantiene naturale a colori, quindi posso avere una simulazione giusto per darmi un'idea, o per previsualizzare per l'appunto, contando anche su un effetto grana pellicola che tutto sommato dai, serve solo per dare quel pathos in più alla foto, e i filtri colore che invece quelli mi aiutano per capire il giallo, il verde, il rosso a seconda di come si muove la timbrica finale della stampa. Un altro aspetto che mi convince è la possibilità di visualizzare i vari formati dall'1.1 ai 4 terzi, 2 terzi, 16 noni, ma anche quel favoloso panoramico 24-65 direttamente in camera, oscurando tutto il resto e quindi lasciandomi concentrare su quello che è lo scatto. Tecnicamente il sensore è un Sony MX461 100 megapixel e le immagini sono di 11.600 erotti pixel sul lato lungo, pensate un po', retroilluminato, quindi è privo di filtro anti-alias. La dimensione dei pixel, questo è il fattore interessante, è pari a 3,76 nanometri, un valore che diciamo è proprio quello che equipaggia anche il medio formato da 60 megapixel della Sony, quindi si viene a perdere un po' quella gradevolezza dei diodi con un diametro maggiore che equipaggia invece le versioni da 50 megapixel. Personalmente mi piacciono leggermente più quelli, ma è una questione personale, perché dal punto di vista dell'immagine, della capacità di risolvenza di questo sensore, si può acquistare ad occhi chiusi. È fenomenale, si può ingrandire, un po' come mi capita con le scansioni fatte dallo scanner a tamburo con le pellicole di medio formato, è veramente incredibile. Non mi dilungo sulla qualità degli alti ISO, della capacità, l'elasticità del sensore, perché è fenomenale, veramente non serve spendere una parola. Anche foto sbagliate, ma proprio sbagliate, si possono recuperare in maniera più che accettabile.
L'operatività delle ghiere invece, anche se qui le ghiere non ci sono, è davvero un po' caotica, anche perché abbiamo comunque 4 modelli tra la 50S, la R, la 100, la 100S, ognuna sembra che vada per la propria strada. Cambiando le modalità di lavoro a priorità di diaframma o di tempi o in manuale, le cose cambiano, insomma bisogna davvero imparare un pochettino. Un'ultima annotazione riguarda gli obiettivi che corredano, gli obiettivi GF che corredano questo sistema. Hanno una risolvenza elevatissima, alcuni più di altri, e sfiorano le 7000 linee per millimetro, e guardate che stiamo parlando veramente di un'accutanza che difficilmente si trova in altre camere. Giusto per darvi l'idea, questi sono dei crop al 100% dell'immagine, l'immagine è il JPEG della fotocamera, non ha subito alcuna lavorazione, mi dispiace solo che la compressione del file che YouTube e insomma il render del video purtroppo comprime fa perdere il dettaglio, un dettaglio veramente iperbolico. Lo scotto da pagare è una immagine talvolta un po' troppo radiografica, un po' troppo secca, in quel dettaglio che non riesce a restituire la profondità dei piani. Come al solito faccio i miei test scattando in formato standard, cioè con l'impostazione della fotocamera. Colori, dettagli, sono talmente realistici e forse non trattenuti quel poco che è possibile tornare indietro, ma anche andare avanti, quindi dare più grinta, più contrasto, e comunque già i preset che equipaggiano la camera fanno bene il loro lavoro. Ci sono le emulazioni dei negativi che sono veramente notevoli e forniscono già un'immagine piena di carisma, vorrei dire, perché è molto vicino a quello che la pellicola per l'appunto ci dava e ci forniva un tempo. Profondità del colore magnifica, al pari delle migliori fotocamere che ho avuto, tipo il sensore Foveon, naturalezza, se c'è un cielo blu è veramente blu, se c'è il petalo di una rosa è di quel colore, una macchina sorprendente. Del resto parliamo di una medio formato. Non cedete alla tentazione di scattare a mano libera. Perché? Perché è vero che è stabilizzata, è vero che tutto sommato è un corpo anche abbastanza leggero, potrebbe essere una Canon EOS 3 con un 70-200. Perché non bisogna cedere? Perché per due motivi, principalmente per questo sensore così ricco. Il micromosso è sempre dietro l'angolo. Nonostante la stabilizzazione, il micromosso è sempre lì, pronto a far capolino e a rovinare la foto. In secondo luogo, i diaframmi d'utilizzo, poi specie con questo 4500, non sono quelli del piccolo formato, del full frame, bisogna stringere di più. Sì, si può fare, ma sappiate che il micromosso è sempre dietro l'angolo, quindi attenzione. Poi, altre due parole a proposito di questa GFX 100 rispetto alla 50S, rispetto alla 50R, alla S2, l'autofocus. Stavolta non fa rimpiangere una reflex, almeno con questi obiettivi, almeno per il paesaggio, perché comunque si vede che il lavoro è stato fatto, si vede che tutto il sistema è molto più veloce, anche il dialogo con gli obiettivi avviene molto meglio. Insomma è una goduria, e io ragazzi continuo a fotografare perché guardate in che scenario sono. Tra un po' cominceranno ad arrivare anche le altre persone, ma cosa volete, sono ormai le 7:40 circa e quindi tra un po' si finisce di fotografare perché la luce comincerà a salire troppo. Già, forse avete già capito perché ho questa espressione così delusa, ma è possibile che a fronte di 6-7 mila euro d'acquisto, Fuji, sto parlando con te, non mi dai un caricabatterie? Cioè, devo collegare la macchina, lasciarla ferma là e intanto guardarla mentre si carica la batteria. Vabbè, cosa faccio? Andrò a fare il giardino? Boh. Ma se ho da fotografare, dai, è una cosa improponibile, perché anche con la seconda batteria che acquistassi eventualmente originale Fuji, mi ritrovo che per caricarla la macchina deve star ferma. No, non si può, non su camere professionali, il professionista non ci sta, e sono tanti soldi quelli che si pagano, e penso che 7-8 euro o dollari che siano per un caricabatterie può stare nel prezzo.
Non vi ho fatto il test della tenuta degli alti ISO, quello dell'ISO invarianza, perché è praticamente inutile. Stiamo parlando di uno dei migliori file in assoluto che io abbia mai visto in tutti questi anni. Era già buono quello della 50, questo c'è l'effetto leva dei pixel. I pixel sono il doppio, quindi quando vado a chiedere qualcosina di più non ne muovo 50, ne muovo 100 di milioni. Una piccola variazione crea davvero un grande effetto, un grande cambiamento. La tenuta degli ISO si scatta tranquillamente a 3200, a 6400 e se c'è da recuperare si recupera. Questa è una camera che ha un unico, secondo me, senso, diciamo, logico, un file grande. Se non vi serve un file grande, comprate la 50, avete la stessa qualità, la stessa gamma e anche un workflow sul quale tornerò fra poco, decisamente migliore. E a proposito di esposizione, trovo che sia veramente molto corretta, davvero precisa. Se scegliete tutta l'area, quella ponderata, lo spot, davvero molto preciso. In queste settimane l'ho utilizzata un po' in tutti i modi, lo avrete visto nelle immagini, l'ho utilizzata andando a fotografare in campo aperto, in questi splendidi colli livornesi, ma anche qui nella mia città, a fare un po' di nuvole, un po' per mettere in difficoltà il sensore, queste nuvole bianchissime, il terreno bruno appena arato, difficilissimo, neanche l'HDR ci riuscirebbe. L'ho portata anche in sala posa, lì effettivamente ho capito anche quanto la bontà del progetto in questo senso risulti superiore alla pur performante 50, perché comunque i 100 megapixel, ad esempio, nella moda, nella riproduzione e così come nel paesaggio, intendiamoci, si vede che forniscono dettaglio in più, ma tutto, e lo ripeto, cari amici, se abbiamo bisogno di stampare in grande, perché la gamma dinamica è quella, non ci si inventa niente di più. E anzi, forse ne ho parlato osservando le foto, c'è anche quell'aspetto un pochettino più radiografico del 100 megapixel che tende a evidenziare, cioè a dettagliare un po' tutto, e cioè non solo il primo piano, ma anche quello che trovo in fondo. L'occhio vede più definito ciò che abbiamo davanti rispetto a quello che è in fondo. Aprendo il file di una fotocamera da 100 milioni di pixel ci si rende conto che lo stesso tipo di trattamento lo ha avuto l'albero qui davanti come l'albero là in fondo, cioè l'applicazione e la risoluzione del dettaglio è la medesima. Questo è un po' meno naturale. Con i 50 megapixel non avviene, cioè ho un'immagine che riconosco più visiva, più vicino a quello che l'occhio naturale vede nel paesaggio. Però stiamo parlando di piccolezze. Vorrei parlarvi anche di un altro aspetto che è emerso, ed è un aspetto che dovete tenere presente se siete come me alla ricerca di migliorare la vostra qualità di immagine. Gli obiettivi. Il sensore da 100 megapixel è un sensore esigente e io credo che non tutti gli obiettivi Fujinon, che sono ottimi obiettivi, siano stati progettati pensando che a breve si sarebbe ottenuta questa soglia dei 100 megapixel. Inoltre, come vedete in questo caso, sulla 50 io utilizzo lenti di terze parti. Non si può fare sulla 100, nel senso che della quindicina di lenti di vari marchi che utilizzo sulla 50S, sulla 100 ne vanno bene 2-3. Il sensore è più esigente, mette già in crisi, come vi ho detto, le ottiche, quelle della casa, le GF della Fujinon, con quelle di terze parti o avete delle ottiche come si deve, come Dio comanda, oppure lasciate perdere. Quindi attenzione a che cosa? A dotarsi di obiettivi di qualità, lenti fisse. Vi ho parlato del 23 perché questa è una di quelle che rende bene tanto qui quanto là, ma già questo zoom, anche il 20-35 che è un ottimo zoom, è più difficile ottenere una buona immagine qua rispetto che qui. E attenzione anche a un'altra cosa, non fidatevi troppo del JPEG, perché da che Fuji ha inventato l'X-Trans il JPEG è magnifico, spendibilissimo,
Però poi se ho bisogno invece di lavorare sul RAW e mi accorgo che l'elettronica ci ha messo del suo pesantemente, perché mi trovo un file molto più acerbo e anche da correggere, e non sempre sono all'altezza di correggerlo come lo fa la curva della camera, il software della camera, o perlomeno ci devo mettere molto più tempo. Teniamo presente che 100 megapixel è un altro rovescio della medaglia di una camera così performante, mi impongono un flusso di lavoro esasperante. Esasperante perché quando andiamo ad aprire un file, quando andiamo a fare una batch di 100 scatti, quando andiamo ad aprire per esempio 3-4 DNG contemporaneamente su Photoshop per andarli a comparare, il sistema è lento anche su una macchina performante. Lo spazio di archiviazione cresce a dismisura, un pixel shift sulla GFX 100 sono 400 megabyte. La peppa, quindi che bello, posso fare un paesaggio o una riproduzione come Dio comanda, però poi ci metto un livello, ce ne metto un altro in post-produzione e mi si impianta il Photoshop, perché oltre 4 giga non ci va, e sapete cosa significhi lavorare con i livelli. Quindi tenete presente tutte queste cose che vi dico, perché sono un po' quelle che ho analizzato per me, perché fa gola questa camera. 100 megapixel sono tanti, posta su un cavalletto con l'obiettivo giusto regala un file che fa nascere il sorriso. Chiaro che il fotografo che trascorre la sua vita nella sala, nello studio, quindi con le luci artificiali per la riproduzione, dirà, vabbè, queste cose non mi interessano perché ho un altro modo di lavorare. E come vi ho detto, ponderate bene la scelta secondo le vostre esigenze. Questa è una camera che serve a chi ha bisogno di file grandi. Stop, perché si riesce a fare tutto anche con camere con la metà dei pixel. Ciao amici, basta, sono senza voce. Alla prossima.